Ogni tanto questo argomento salta fuori e se a chiedermelo sono persone che come me non sono avvezze a problemi fiscali posso capirlo. Anche io mi sono dovuto documentare e non poco. Sono il primo a non essere incline a problemi fiscali. Si vuole semplificare il discorso, ok, ci può stare, ma rassicurare le persone, dichiarando che una volta ottenuta la cosiddetta residenza fiscale che rilasciano in Tunisia, si sta in regola per eventuali controlli dall'Italia è da folli. Seguite questo video fino alla fine e vi spiego tutto chiaramente e con estrema semplicità. Niente di cui preoccuparsi, ma se avete una situazione fiscale articolata e complessa, fareste meglio a saperne di più. Quando parliamo di residenza fiscale, ci riferiamo a una condizione giuridica, a uno stato di diritto che non si acquisisce con una semplice dichiarazione o con un certificato. È uno status che si fonda su elementi oggettivi e misurabili e non può essere definito da un documento amministrativo rilasciato da uno Stato estero senza che vi siano verifiche approfondite. Quindi questo certificato non serve a nulla? Ma no, ovviamente, ha uno scopo ben preciso ed è indispensabile, ma dal punto di vista del fisco italiano non ci dà alcuna garanzia. Vuoi sapere una volta per tutte perché? Segui il video, può farti risparmiare diverse complicazioni. In Italia la residenza fiscale è regolata dall'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, il TUIR, che stabilisce che una persona fisica è considerata fiscalmente residente se per la maggior parte dell'anno è iscritta all'anagrafe italiana oppure a domicilio o residenza nel territorio nazionale. Sono criteri alternativi e basta che ne sia soddisfatto anche solo uno per essere considerati fiscalmente residenti in Italia. Ma non basta per l'estero. Con la riforma introdotta dal decreto legislativo 209 del 2023 in vigore dal 1 gennaio 2024 è stato chiarito che la semplice iscrizione all'ARE o la presenza di un'attestazione di residenza estera non sono sufficienti. Il decreto ha introdotto nuovi criteri di collegamento con il territorio italiano, stabilendo che la residenza fiscale va valutata considerando anche il centro degli interessi vitali, i legami economici, familiari e personali e la presenza effettiva nel paese, a prescindere dalla documentazione formale. Si tratta di una svolta importante che rafforza il principio secondo cui la sostanza prevale sulla forma. Conta dove si vive effettivamente, dove si trascorre la maggior parte dell'anno, dove si hanno i propri affetti, gli interessi economici, i beni, le proprietà, le relazioni sociali e personali. È questo che viene definito centro degli interessi vitali ed è su questo che si fonda la vera residenza fiscale. Allo stesso tempo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la residenza fiscale è uno stato di diritto, non un documento. Non si diventa residenti fiscali in Tunisia semplicemente chiedendo un attestato all'Agenzia delle Entrate tunisina. Quell'attestato, che viene spesso chiamato impropriamente certificato di residenza fiscale, serve esclusivamente per applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Tunisia. Serve per dire all'INPS che la pensione può essere pagata lorda, perché la persona è tassata in Tunisia. E in effetti, per ottenere quel documento, l'amministrazione tunisina verifica che la persona abbia risieduto in Tunisia per almeno 183 giorni, che abbia portato la pensione nel paese, che abbia una casa e che dichiari i propri redditi localmente. Ma tutto ciò si limita al territorio tunisino, non tiene conto, né può farlo, di eventuali interessi economici ancora presenti in Italia. La Tunisia non verifica se una persona ha ancora case, conti correnti, attività, affitti, investimenti o familiari a carico nel territorio italiano. E se queste cose esistono, il fisco italiano può legittimamente contestare la residenza all'estero, sostenendo che si tratti di una residenza fittizia. In quel caso l'Agenzia delle Entrate può ripristinare la tassazione in Italia e chiedere il pagamento delle imposte dovute, anche retroattivamente. Questo succede quando, pur avendo un documento tunisino, il contribuente non ha realmente interrotto i legami con l'Italia. Anche solo l'aver mantenuto una casa disponibile, l'uso di carte di credito italiane, la presenza di utenze, auto, medico di base o rapporti economici attivi può far emergere dubbi sulla veridicità del trasferimento. Questo però non significa che una persona non possa avere una casa o un'auto in Italia. Non è vietato possedere immobili o mezzi, ma questi beni devono essere chiaramente destinati ad un uso personale e saltuario, compatibile con il tempo che la persona trascorre in Italia nei mesi rimanenti dell'anno.
Il semplice fatto di possedere un'abitazione o un veicolo non rappresenta di per sé una violazione, ma se questi beni vengono messi a reddito, ad esempio se la casa viene affittata a terzi o genera entrate in altro modo, allora la questione cambia radicalmente e può far nascere una contestazione da parte del fisco italiano. In ogni caso, anche la sola presenza di questi beni può innescare un controllo. Per questo è importante essere preparati a dimostrare la loro reale funzione. Quando si ha una situazione articolata, conservare documentazione dettagliata è fondamentale. Ad esempio, nel caso di un'abitazione in Italia, può essere utile conservare tutte le bollette e dimostrare che i consumi sono ridotti durante l'anno e aumentano solo nei periodi in cui la persona è effettivamente presente in Italia. Questo dimostra che la casa non è abitata in modo stabile, ma solo durante i periodi brevi di rientro. È proprio questa coerenza tra dichiarazioni e realtà che può fare la differenza, perché dimostrare che la residenza fiscale effettiva è davvero in Tunisia e che i rapporti con l'Italia sono limitati e gestiti in modo trasparente. Quindi sì, l'attestazione rilasciata in Tunisia è un documento importante, serve per l'INPS, per la convenzione e per applicare il regime di tassazione agevolata previsto dalla normativa tunisina, ma non è un salvacondotto. Non garantisce in alcun modo che l'Italia non possa avviare controlli. E se il controllo arriva, bisogna dimostrare con documenti, prove, dati concreti che il trasferimento è reale, stabile, duraturo e che si è davvero trasferito il centro della propria vita in Tunisia. Altro che presentare un certificato di cui abbiamo parlato, altro che dimostrare solo di permanere in Tunisia 183 giorni. Perciò dire che basta l'attestazione tunisina per stare tranquilli è un messaggio fuorviante, utilizzato spesso da chi non ama dare troppe spiegazioni e non vuole in nessun modo innescare preoccupazioni. Se hai davvero interrotto i tuoi legami con l'Italia, se vivi in Tunisia per almeno 183 giorni l'anno, se dichiari i tuoi redditi qui e non mantieni interessi rilevanti in Italia, allora puoi essere sereno. Ma se così non fosse, anche con un attestato tunisino in tasca, potresti comunque ricevere una contestazione fiscale dall'Italia. E in quel caso la difesa non si gioca su un pezzo di carta, ma su quanto riesci a dimostrare della tua reale vita da residente all'estero. Sapendo poi come agisce il fisco in caso di contestazioni, vale davvero la pena essere così leggeri nel rassicurare le persone? Avere l'attestazione di residenza fiscale rilasciata in Tunisia ci mette al sicuro dal ricevere la pensione qui ed è indispensabile per l'INPS. Potremmo quasi definirla come una sorta di autocertificazione in effetti, ma dichiarare che una volta ottenuta ci si può considerare residenti fiscali in Tunisia è semplicemente disinformazione. E se a dirlo sono esperti fiscali, lascio a voi ogni considerazione. Nessun allarmismo, ma riportare le cose come stanno realmente è un obbligo per chi vuole fare un'informazione seria. Per questo Diario Tunisia ha stretto una collaborazione con uno studio legale internazionale con sede anche in Tunisi. Si tratta dello studio Giambrone che vi presenterò a breve in un video. Come sempre regalatemi un like se vi è piaciuto il video e registratevi al canale così da non perdervi nuovi contenuti. A presto!